Dubai è diventata rapidamente sinonimo di ricchezza e vita stravagante. 50 anni fa era un piccolo comune nel mezzo del deserto, ma la scoperta del petrolio a metà degli anni 60 trasformò irrevocabilmente gli Emirati. Dopo aver precedentemente stabilito il record mondiale per l'edificio più alto del mondo, stavano per superarsi di nuovo. Questa volta stanno costruendo la torre più alta del mondo, il Dubai Creek Tower. Oggi stiamo esplorando fatti e leggende che circondano la torre più alta del mondo sulla Dubai Creek Tower, iniziata nel 2016. Il processo di costruzione è comprensibilmente impegnativo e il piano del proprietario di rivelare il prodotto finito nel 2021. Nel caso stiate pensando di costruire una torre in competizione, avrai bisogno di alcune tasche piuttosto profonde. I costi preliminari da soli per la torre sono oltre $1 miliardo. I proprietari non potevano inizialmente decidere un nome per il loro massiccio investimento. Dalla metà del 2017 hanno iniziato a usare il nome Dubai Creek Tower come previsto. Il fulcro del porto di Dubai Creek, un modello gigante della torre esposta nel Dubai, etichettato con questo nuovo nome. Il tower sarà costruita su un sito nelle vicinanze di Dubai Creek che si trova in una zona sul lungomare situata vicino al Rational Coordinational Wildlife Sanctuary. Il Dubai Creek era storicamente il centro della cultura e degli eventi, quindi esattamente quanto in alto arriverà questa torre B sarà l'edificio più alto del mondo. Il Burj Khalifa si trova attualmente a 828 metri di altezza. I proprietari della Dubai Creek hanno solo promesso che sarà leggermente più alto del suo vicino di casa. Chi è vicino al progetto immagina che sarà solo una manciata di metri più alto del Califfa. Ma questa è la cultura di una nave che si rivela comune dal boom petrolifero di Dubai. Alcune stime e media locali hanno messo la nuova torre a 4.413 piedi, ma questa è solo speculazione. Piuttosto che usare una ditta di architettura locale, il proprietario ha optato per la fama. L'architetto spagnolo Santiago Calatrava è tra le opere più famose: il Milwaukee Art Museum, la Torre del Torso a rotazione a Malmo, in Svezia, il Margaret Hunt Hill Bridge a Dallas, in Texas, e il suo più grande progetto, la Città delle Arti e delle Scienze all'Opera House. Sono dietro alcuni degli edifici più iconici del secolo scorso. Il suo luogo di nascita è in Valencia, ha uno studio di architettura e uffici a New York, Doha e Zurigo. Anche se a Calatrava la sua azienda ha una reputazione per andare oltre il budget. Alla domanda del design della Dubai Creek Tower, Calatrava ha spiegato che la torre è influenzata dalle forme naturali del lily ed evoca la forma di un minerato, una caratteristica architettonica distintiva dalla cultura islamica. La struttura iconica combina il moderno design sostenibile con la ricca cultura e il patrimonio degli Emirati Arabi Uniti. I numerosi ponti di osservazione dell'edificio fanno parte di un bocciolo ovale allungato. In cima alla torre, gli steli sottili servono da colonna vertebrale della struttura e i cavi che collegano l'edificio al suolo ricordano un delicato nastro delle foglie dei gigli. La struttura fornisce anche un faro di notte con illuminazione che enfatizzerà il design del bocciolo dei fiori dell'edificio denominato Terravia. Progettato con una grande attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità della torre. Useremo un sistema di raffreddamento altamente efficiente e con l'acqua raccolta da questo sistema puliremo le strutture. L'elegante e la vegetazione della facciata incoraggeranno la protezione solare nel sistema di ombreggiamento integrato e le porte alari contribuiranno anche all'efficienza energetica. La struttura includerà ponti di osservazione tra cui la sala Pinnacle che offre una vista a 360 gradi senza precedenti della città e oltre. Tra i vari mezzi ci sono 2 VIP Observation Garden Ducks creati per ricreare lo splendore dei giardini pensili di Babilonia, una delle 7 meraviglie del mondo antico. L'edificio comprenderà anche numerosi balconi che ruotano all'esterno dalla facciata della torre. Ci sarà un bar caffè e uno dei 3 ponti di osservazione pubblici e numerosi spazi in tutto l'edificio possono essere utilizzati per eventi.
La piazza centrale al piano terra fungerà da vivace contro di quartieri con negozi di livello mondiale, strutture educative per musei e un auditorium al coperto. La prima risonanza è all'inizio del 2019. Stanno iniziando a trasferirsi nella massiccia proprietà a 6 km². Il mega sviluppo è quasi il doppio del centro di Dubai e promette un tocco di lusso mescolato con la vita in riva al mare. L'isola greca Dubai è il distretto più importante della zona. Una volta terminato ospiterà 33.500 residenti. 3 ponti collegheranno l'isola del torrente alla terraferma di Dubai. 286 hotel con un design simile agli hotel Harper di Singapore e Shanghai dovrebbe aprirsi l'anno prossimo, ma c'è una complicazione ad escogitare un'offerta di quasi 6 anni per avere la struttura più alta del mondo. Un altro mega paese produttore di petrolio sta dando competizione. Anche la torre di Jeddah in Arabia Saudita dovrebbe terminare nel 2020. Se la torre di Dubai vuole il titolo mondiale, anche per un breve periodo, deve aprire le sue porte prima che la costruzione della torre di Jeddah su questo grazioso Arrow to the Sky. Iniziata il 1 aprile 2013 ed ora originariamente prevista per il 2018, ma i dati di apertura sono già stati respinti 2 volte. La costruzione richiederà circa 5,7 milioni di piedi quadrati di cemento e 80.000 tonnellate di acciaio secondo la Gazzetta Saudita. Questo progetto di costruzione da 1,2 miliardi di dollari è comunque già a 40 piani da terra con 212 unità da costruire. È innegabilmente più lungo della torre di Dubai. Ma pensare che la torre del Dubai Creek possa portare al comando è una falsa ipotesi. Per prima cosa, la torre è puramente a scopo osservativo e decorativo. Sarà molto più facile da costruire la torre di Jeddah, che in realtà è un edificio destinato alla vita residenziale, nonostante il fatto che manterrà solo il titolo della più grande struttura creata dall'uomo per un breve periodo. Il Dubai Creek Tower ha ricevuto molto di più prestato rispetto al suo rivale in Arabia Saudita. Dovrebbe essere al fatto che Dubai abbia già probabilmente lo skyline più impressionante del mondo. Ospita più di 65 grattacieli sopra i 656 metri di altezza. Dubai è diventato sinonimo di grattacieli futuristici ed è stato un pioniere di questa tendenza in Medio Oriente. Il gruppo di investimento immobiliare della AMR di Dubai Creek Tower erano la stessa compagnia a compiere un miracolo nel 2010 con il completamento del Burj Khalifa. Questo edificio è ancora il più alto del mondo, con un enorme margine. L'altezza architettonica del Khalifa è di 828 metri. Questa è la misura fino alla cima della guglia, poiché la sua guglia è considerata un elemento architettonico della torre. Prima del 2010 l'altezza del Khalifa era stato tenuto segreto a lungo per evitare infine che venisse superato dai potenziali concorrenti. L'osservazione del proprietario afferma che l'altezza standard del Khalifa è di 828 metri, con un'altezza totale di 829,8 metri, il che la rende l'edificio più alto del mondo in qualsiasi categoria. Non solo ha battuto il record per l'edificio più alto occupato, ma è diventato anche la struttura più alta del mondo. È la più alta struttura autoportante tenuta dalla CN Tower di Toronto, il più alto livello di 154 piani occupati che si trova a 584 metri dal suolo per visite turistiche. Ci sono 3 piani in osservazione rispettivamente sui livelli e il ponte di osservazione più alto del mondo ad un'altezza di 555 metri. La sua apparizione è basata su un fiore chiamato il giglio ragno, che è originario degli stati del Sud America e Messico. L'architetto statunitense Adrian Smith, che è stato coinvolto nel design, un partner di Skidmore, Owings e Merrill, è anche contribuito a una miriade di edifici degni di nota, tra cui la torre di Jeddah in Arabia Saudita. Il nome è stato scelto all'ultimo minuto. Berge significa semplicemente torre in arabo, era destinata a uno del presidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Abu Dhabi. Khalifa bin Zayed, che ha assistito con i fondi per creare l'iconico pezzo forte da miliardi di dollari.
L'edificio è anche stato oggetto di stampa quando Tom Cruise ha girato sul posto in cima alla torre il più recente film della Missione Impossibile. È alto più di 200 metri rispetto alla torre di Shanghai in Cina, che aveva conquistato il titolo di Taipei su una torre a Taiwan. Questa torre è più corta di 300 metri rispetto al Burj Khalifa e dal 2004 è stata disegnata come l'edificio più alto del mondo. Con la continua concentrazione di ricchezza in Medio Oriente e in Asia, sembra che in Califfa avremo un po' di rigida competizione per gli anni a venire. Molti si chiedono se sia fisicamente possibile costruire questa struttura molto più in alto della Dubai Creek Tower, ma ciò non impedirà alle persone di provarci. Bene, grazie di aver guardato il filmato. Se ti è piaciuto lascia un commento, condividilo con i tuoi amici se magari l'hai trovato interessante, iscriviti al canale schiacciando sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video.